Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Come vedete non ci sono tantissimi ingredienti per fare una lasagna, ma io questa sera farò una sorta di lasagna light. Stiamo andando incontro all'estate, tantissimi di voi mi hanno chiesto di fare piatti più leggeri, con meno calorie e di conseguenza io mi adopero per questo. Allora, innanzitutto dobbiamo andare a fare un sughetto leggero, leggero. Con cosa? Mezza cipolla, qualche foglia di basilico che sia molto profumato, una bottiglia di pomodoro o anche se volete della passata rustica o della passata della polpa a pezzetti, come volete voi. Io devo usare per forza la passata. Vero amore? E un giro d'olio che metto immediatamente. Noi in questo siamo avvantaggiati perché noi abbiamo l'olio caro. Noi abbiamo l'olio del gruppo Caro, esattamente, che teniamo in questa bottiglia, ma è lui. È un olio eccezionale, ragazzi. Io vi metto le informazioni nell'info box. Ecco, questa è aromatizzato all'arancio e al limone. Questo al limone l'abbiamo aromatizzato. Esatto. Vi metto le informazioni nell'info box. Andate sul loro sito gruppocaro.com, vi iscrivete alla newsletter e vi arriva subito il 15% di sconto, un Che buono non è poco. da spendere sul loro sito, e dategli un'occhiata perché hanno dei prodotti straordinari. Eccoci qua. Grazie gruppo Caro. Sì. Veramente. Allora, adesso metto il basilico. Guardate quante belle foglie di basilico, ovviamente lavate, cioè, vedete, Enormi. sono enormi, non sono tanto profumate perché il nostro l'abbiamo piantato e non è venuto quest'anno, quindi ci ha detto male. E mezza cipolla, in questo modo qua. Non faccio soffriggere niente. Ah, metti subito. Assolutamente sì, a crudo. Metto la passata ovviamente con un pochino d'acqua. Quanta acqua? Una bottiglia di pomodoro e mezza bottiglia di acqua. Ripassata con col pomodoro che rimane in bottiglia. Esattamente, perché che facciamo? Lo buttiamo il pomodoro in bottiglia, ma non si può. Ora, io sono avvantaggiata perché ho il mio magic cooker, però se voi volete fare lo stesso sugo potete utilizzare, non so, una pentola a pressione, che non è proprio la stessa cosa, però va bene, oppure ci mettete un pochino di più e fate cuocere il vostro sughetto un'oretta, ok? Noi una ventina di minuti e siamo pronti. Senti, ma qui vedo altri prodotti che... Infatti, aspetta, dicevo, poi ci vuole del parmigiano, come vedete non è tanto, sono circa 60 grammi, e della ricotta light, si trova, tranquillamente si trova. Come vedete la consistenza non è proprio come quella della ricotta, sembra più una crema, È vero, l'avevo scambiata per crema. Ovviamente delle sfoglie di lasagne, le più fine possibili, le più fine, perché? Perché essendoci pochi ingredienti, non essendoci besciamelle e la mozzarella che tirano fuori i liquidi, potrebbe seccarsi con tanta cottura. Invece in questo modo viene proprio carina e morbidina. Ovviamente metteremo anche del sale nel nostro sugo. Comunque non tantissimo. Light non vuol dire che il sapore non ci sia, perché comunque vedo tanti prodotti che comunque danno... Il sapore c'è, ma come hai visto ho fatto appena un giro d'olio, sì. Quindi di solito il pomodoro, basilico, eccetera, questo sugo qua io lo faccio, ci metto un pezzetto di burro con la basso contenuto di colesterolo, non ho messo neanche quello, ho messo solo un giro d'olio e i grassi sono questi. Vengono un pochino dal parmigiano e un niente dalla ricotta light. Quindi adesso noi andiamo su Fornelli a fare il sugo. Ci vediamo dopo. A fra poco. Eccoci qua, il sugo è pronto. A questo punto andiamo a comporre la nostra lasagna light. Ho qui una bella teglia, queste si può dire la marca? Io penso di sì. Dai, della Cookie, sono fantastiche, toste e si possono anche riutilizzare volendo, però sono fatte apposta per essere usa e getta, quindi allora metto un pochino di sugo sul fondo
ovviamente lavatela prima, togliamo le fettine di basilico, per carità, perché sennò qui poi succede il finimondo, vero amore mio? Quanta pazienza che dillo a ha. me. Allora, dicevo, mettiamo un pochino di sugo sul fondo, così, tanto per, diciamo, Sporcarla. Esatto. E a questo punto iniziamo con gli strati, che ci vanno perfette, guardate, Sì, sembra fatta veramente. apposta, eh? Ora mettiamo altro sugo, o se volete potete mescolare la ricotta con il sugo. Anche, potrebbe essere una Che buona così, idea. esatto, così magari vi rimane un pochino più semplice, no? Da fare, non so. Metto un po' di ricotta light, poi prenderò una spatola e la spargerò in questo modo. Mi sembra comunque abbastanza semplice. Sì. Un po' di parmigiano, scommetto. Poco. Ce lo lasciamo più che altro per, scusate, per il sopra, per la fine, per la sommità. Ok, ci vediamo Ok? alla lasagna composta. E ci vediamo alla lasagna composta. È pronta. È pronta. Volevo dire, ragazzi, essendo vegetariana questa qui È vegetariana. e non avendo prodotti all'interno di spessore, Esatto, viene più bassa, è normale. è logico sì che venga bassa. Potete ovviare al fatto che sia bassa facendo in modo, Mettendo dei bastoncini sotto, dici? No. di fare il doppio delle proporzioni di ingredienti che vi ho dato e farla più alta con 2 pacchi di sfoglia, volendo, se la volete molto più alta. Però vi posso assicurare che va bene anche così, è buono lo stesso. Questi Giulio. quanti strati sono? 3? 4? No, sono di più. Ah, vabbè, Se non erro sono 6. valuteremo dopo, Valuteremo. una volta uscita Il dal fatto è forno. che tu sei abituata a quella che faccio di solito, Vabbè. che dentro ci sta un mondo intero parallelo. Ragazzi, ha fatto quella con ragù alla bolognese, ve la metto nell'info box per farvi vedere che cosa ha combinato. Vabbè. Adesso in forno? Adesso in forno a 220 gradi per circa mezz'ora. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Eccola qui, è praticamente pronta. Adesso la lasciamo in forno spento fino a che, diciamo, non raffredda un pochino, ok? Quindi diciamo un quarto d'ora e poi possiamo tranquillamente tagliarla. Mi raccomando, forno chiuso, così continua un pochino la cottura all'interno. A dopo. Eccola qui pronta, guardate che bella. Io pensavo venisse molto molto piatta e invece no, devo dire la verità, ha un suo spessore da non sottovalutare. Beh, indubbiamente non è come quelle che faccio di solito, perché No, comunque mancano tutti gli ingredienti. È logico, aspetta, perché scusate, vedete, io pensavo venisse ancora più piatta e invece no, devo dire che sono egregiamente soddisfatto. Egregiamente. E beh, Taglio. sì, adesso sì. Era proprio il pezzo che volevo. Bella morbida e croccante sopra. Amore, scotta. Capito? Che apri bocca. Se mi toglie la papita dalla bocca. Eh sì, perché ho visto che fumava tanto. Ecco. Prova un po'. È buona. È buona. La ricotta è buonissima. Ah, hai visto? Ragazzi, una bella ricetta light. Almeno è anche buona. Se uno ha voglia di lasagne le può fare. Certo, non è che ne dovete mangiare una teglia intera, ne dovete mangiare una porzione normale, però si può fare. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!